Dopo aver brassato una birra estrema e piena di alcol, l'Imperial Stout, oggi provo a fare l'estremo opposto, una session IPA che più session non si può. Infatti è una birra low alcol fatta in casa. Provo a farla, i risultati non sono garantiti. Io sono Lucio e questo è un Brewing Diary, dove faccio esperimenti e cerco di migliorare nella mia tecnica di fare la birra in casa. Ci eravamo lasciati con la discussione su come fare una birra low alcol, come togliere l'alcol oppure non mettercelo proprio. Se te lo sei perso probabilmente non sei iscritto al canale, quindi clicca il tasto iscriviti e la campanella, così resti aggiornato su questa avventura. Comunque il link di quel video è in descrizione. La strada che ho deciso di percorrere tra non metterci l'alcol e toglierlo dopo averlo prodotto è la prima, quindi non metto per niente l'alcol, cercando di fare una birra con pochissimi, se non zero, zuccheri fermentabili. Quindi sigla e poi parlo della ricetta. I parametri iniziali di questa ricetta erano bassissima OG, conto di arrivare a 1,007 e bassissima attenuazione. In teoria dovrei attenuare solo 2 punti, quindi 1,005. Per la luppolatura conto di aggiungere 58 IBU, che sembreranno molti di più dato che il corpo della birra non è poi così presente. Veniamo alla ricetta. Cercando un po' su internet ho trovato della Brewdog la Nanny State, link in descrizione per l'esempio della ricetta, e ho deciso di riadattarla al mio impianto e alle mie esigenze. Per i malti ho scelto di mantenere quelli in ricetta cambiando l'amber con il brown, che dovrebbe tirar fuori sentori differenti e magari aggiungere anche un po' di corpo in più, viste le quantità irrisorie di grani utilizzati. Comunque sarà tutto da verificare. Il grist è composto da solo 316 grammi di grani divisi tra orzo, segale e vari malti per 9 litri totali di birra. Ho deciso poi di mantenere un rapporto acqua-grani di 3 litri al chilo, andando a fare uno sparging veloce, che in questo caso serve più per annacquare preventivamente il mosto che per estrarre ulteriori zuccheri. Per l'acqua ho mantenuto un profilo con un rapporto 3:1 sbilanciato molto sui solfati, come se non bastasse la quantità spropositata di luppolo che poi metterò in dry hopping. Questa volta l'immancabile lolla di riso l'ho evitata, infatti con 300 e più grammi di malti sarebbe impossibile che il ricircolo si blocchi, neanche col cemento. Quindi ho iniziato il mash tranquillamente, con un monostep a 66 gradi in modo da estrarre subito tutto il fermentabile che c'è a disposizione, cioè praticamente niente. Comunque ho ottenuto una OG di 1,006, sono riuscito a stare basso con l'efficienza anche con questa birra. Comunque durante lo sparge la sensazione di annacquare il mosto era veramente sconcertante, però ho stretto i denti e ho deciso che era la cosa giusta da fare, quindi ho proseguito. Seppure il mash dovesse apportare corpo alla birra, anche se minimo, questo non sarebbe mai sufficiente, quindi bisognerà spingere con il luppolo per dare sapore alla birra. Ho deciso di luppolare con 20 grammi totali di luppolo per 9 litri in boil e esagerare con il dry hopping con 8 grammi litro, tanto poi il dry hopping non apporta amaro, no? L'unico problema durante la cotta di questa birra sembrava essere pesare i luppoli, infatti ho perso molto tempo a cercare e pesare le bustine di luppolo, ne ho dovute aprire molte. Mi rendo conto che l'isomerizzazione degli alfa-acidi è un fenomeno da tenere bene in considerazione per luppolare low alcol. Infatti la densità del mosto è talmente bassa che questo avviene in modo differente, perché è collegato anche alla OG del mosto che si sta luppolando. In questo caso non ne ho tenuto conto e ho voluto provare ad amaricare come fosse una normale birra, e l'amaro decisamente si sente. Al momento dell'inoculo ho utilizzato 40% di una bustina di lievito, circa 5 grammi, senza preoccuparmi di andare in underpitching, cosa che è molto difficile considerando che lo zucchero residuo e fermentabile nel mosto era praticamente nullo. Ho usato l'S04, poco attenuante, in modo da avere un'ulteriore garanzia che l'alcol prodotto sia poco. Inoltre, essendo molto flocculante, avrei anche potuto rimuoverlo facilmente dopo un cold crash spurgando il fermentatore, cosa che comunque non ho fatto. Il lievito non si è moltiplicato, quindi non c'era
la torta di lievito da spurcare in fondo al fermentatore. La FG raggiunta è stata di 1,004 e l'attenuazione è stata del 33%. Quindi a fermentazione ultimata sono passato al dry hopping e qui occorre fare una considerazione. Infatti per birre molto luppolate e alcoliche c'è il rischio di hop creep, quindi il luppolo trasforma lo zucchero non fermentabile residuo dopo la fermentazione in zucchero fermentabile e c'è il rischio che la fermentazione riparta creando bottiglie bomba, sovrattenuazioni e cose del genere. Nel mio caso non mi sono preoccupato di questo aspetto, in quanto lo zucchero presente era talmente basso che anche volendo avere hop creep questo non dovrebbe causare troppi problemi. In più, anche se la fermentazione ripartisse, non arriverei comunque al grado alcolico che caratterizza l'elo alcol, che è di 1,2%, quindi almeno la birra resterebbe senza alcol, che era l'obiettivo primario di questa cotta. Dopo il cold crash sono passato all'imbottigliamento e quindi ho dovuto fare priming. In questo modo si aggiunge ulteriore alcol. Infatti, come riportato sul sito Brewing Bed, ogni 2,6 grammi di zucchero si aggiunge un punto di densità, che produce poi lo 0,13% in più di volume alcolico nella birra. Io dovevo raggiungere 1,5 volumi di CO2 e quindi ho aggiunto 2,9 grammi litro di zucchero. Il mio grado alcolico prima del priming era di 0,2%. Aggiungendo quindi lo zucchero di priming ho aggiunto circa lo 0,15% di alcol. Sono comunque ben al di sotto della quantità di alcol previsto per definire una birra low alcol. Nel fare questa birra ho incontrato delle difficoltà. La prima è sulla luppolatura, infatti dovevo aggiungere tanto luppolo per dare sapore, soprattutto in dry hopping, ma il problema è che ho voluto esagerare e quindi è probabile che mi sia trovato con un'amarezza troppo alta dovuta proprio al dry hopping. Un altro problema è la gestione del lievito. Infatti sembra che gli esteri e quindi il sapore caratterizzante dato dal lievito sia dovuto alla moltiplicazione cellulare del lievito, che quindi produce esteri, almeno in parte. Nel mio caso, non essendoci zucchero, il lievito non ha potuto moltiplicarsi e quindi non ha potuto produrre esteri. Per questo stile non vedo grossi problemi, in più ho scelto anche un ceppo di lievito abbastanza neutro come l'S04 che non dovrebbe aver prodotto esteri o comunque non li avrebbe prodotti neanche nel caso di birre alcoliche. E poi c'è il rischio di infezioni, infatti non essendoci alcol nella birra questa è comunque più soggetta del normale all'introduzione di microrganismi che in questo caso mangerebbero anche quel poco zucchero che c'è, e il luppolo inserito, seppur avendo un potere batteriostatico, potrebbe non essere sufficiente a prevenire infezioni. Quindi l'unica cosa che ho potuto fare è mantenere una pulizia più accurata possibile di tutta l'attrezzatura per evitare che la birra venga infettata. Incrociamo le dita, speriamo bene. Per la prima volta, oltre a inserire zucchero in priming, ho voluto anche reinoculare il lievito. Ho utilizzato sempre l'S04 avanzato dalla cotta e conservato sotto vuoto, in modo da dare una spinta alla carbonazione che rischiava di essere molto bassa a causa della scarsa presenza di lievito che in teoria non si è moltiplicato durante la fermentazione. Non sono sicuro di questa cosa, ma per stare sicuro e avere una birra carbonata ho voluto reinserire una piccola percentuale di lievito. E anche per questa cotta è tutto. Ovviamente le birre analcoliche commerciali hanno ancora molta strada da fare per essere apprezzate da un vasto pubblico, soprattutto nel mondo artigianale. L'idea di fare questa cotta mi è venuta guardando i video di Crazy Onion, la serie sulle birre analcoliche, e in più perché mi è stata chiesta da mio padre, che saluto, e che voleva una birra analcolica. E questo è davvero tutto. Ora non mi resta che aspettare la maturazione. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e alla prossima!